Ciao a tutti. Ciao a tutti, Anna E Andrea. siamo a Riding Pandas. Riding Pandas è il nostro progetto di viaggio, nato come idea circa 3 anni fa, dalla volontà di viaggiare a tempo indeterminato. In maniera diversa da come avevamo viaggiato fino ad ora ormai. Rendendo il viaggio la nostra vita e riuscire a continuare a viaggiare. Ininterrottamente. All'inizio il progetto è nato un po' da una proposta folle. Un giorno ho detto a Andrea: perché non prendiamo la mia Vespa? Allora avevo una Vespa e partiamo da casa e facciamo la via della seta e arriviamo fino in Asia, fino all'Oceano Pacifico, attraversando tutta l'Europa, eccetera. Visto che avevo una moto un pochino più grande della Vespa, un pochino più sicura, allora le ho proposto: perché non andiamo con la mia moto? Questa battuta è stata detta nel 7 ottobre 2017 e abbiamo cominciato forse a crederci al termine del nostro primo viaggio che abbiamo fatto backpacking in Sri Lanka a settembre 2018. I nostri zaini, autobus locali, tuk-tuk, eccetera, 20 giorni in Sri Lanka con la voglia di scoprire un po' tutto. Io avevo viaggiato tantissimo in sud-est asiatico, in Asia in generale, ma non ero mai stata lì. Io invece avevo viaggiato pochissimo, ero stato solo in pochi posti in Europa, invece Però in lei moto. ha visto in moto, sì. Invece lei aveva già visto il sud-est asiatico a fondo. Però tutti i ricordi del mio viaggio mi portavano a dire: ok, va bene, non posso rimanere ferma in un posto, devo trasformare di nuovo la mia vita in un viaggio. Dopo la nostra esperienza in Sri Lanka ci siamo detti: potrebbe diventare un progetto di vita, non è soltanto uno scherzo, potremmo davvero fare la via della seta. Ok, allora facciamola in moto, in due su una moto, però incominciamo a partire da progetti un pochino più piccoli, quando abbiamo tempo, solite vacanze tra lavoro, insomma. Esatto, facciamo dei piccoli viaggi, raccontiamoli e cominciamo a capire come organizzarci. Così siamo partiti, siamo andati in Nepal, era aprile del 2019, credo, sì. Tu ti ricordi i mesi precisi? Era Pasqua 2019, quindi aprile 2019, però era impensabile per 2 settimane, 3 settimane spedire la nostra sua moto fino a là e spedirla indietro alla fine del viaggio, quindi abbiamo deciso di noleggiare la moto direttamente lì. Abbiamo preso una bellissima Royal Enfield d'epoca praticamente, sì, che abbiamo caricato, quindi non solo per che finta. abbiamo caricato con i nostri zaini direttamente legati sopra la moto. In 2 su quella moto abbiamo percorso quasi 2000 km in tutto il Nepal. Alla fine in 12 giorni abbiamo fatto tutto un giro poco convenzionale per la condizione in cui eravamo, la moto che avevamo, quanto l'avevamo caricata e la nostra volontà di scoprire il paese, quindi non solo fare un giro assurdo in moto. Abbiamo fatto un giro circolare nel paese, è stato parecchio avventuroso e anche molto divertente. Abbiamo conosciuto un sacco di persone, un sacco di luoghi ed è stato magici. molto 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 bello iniziare così. Dopodiché, dopo questa prima avventura in moto in Nepal, la successiva è stata un bel viaggio nei Balcani. Siamo partiti direttamente da Milano, la nostra città. A casa. Carichissimi di roba, anche perché siamo stati in tenda tutto il tempo. Abbiamo fatto una prima tirata incredibile da Milano a Sarajevo e da lì abbiamo iniziato girando tutti i Balcani.
abbiamo provato anche lì a iniziare a raccontarli attraverso il nostro profilo Instagram. Mai tramite video, assolutamente, Esatto. anche perché siamo super timidi. Come si vede. E poi però abbiamo fatto tutta questa cosa in 2 settimane, è stata una tirata pazzesca, ci eravamo detti almeno una notte, meglio 2 notti in un posto per riposarci, non è mai stato così. Sarajevo ci siamo arrivati alle 2 di notte, abbiamo montato la tenda alle 2 di notte, abbiamo mangiato la cena nella tenda dopo che siamo crollati dal sonno praticamente, e così tutte le tappe praticamente. Sempre con l'acqua alla Sempre gola, in con la ritardo. voglia di vedere tutto, di fare tutto, ma di rispettare i tempi, perché comunque c'era il programma di tornare a Milano, quindi non era anche lì esattamente il tipo di viaggio che stavamo immaginando. Però già dopo il viaggio in Nepal avevamo ideato un po' il concept di viaggio che ci immaginavamo. Riding Pandas nasce infatti dalla voglia di viaggiare lentamente, cioè il nostro animale guida è diventato il panda, che è un animale pigro, affamato. E abbastanza raro, nel senso è in via di estinzione. Vogliamo affrontare il tema del viaggio in una maniera insolita, molto più lentamente rispetto a quello che abbiamo sempre fatto o dovuto fare. È un modo che si è perso nel tempo di viaggiare, quindi viaggiare lenti, scoprire i luoghi, conoscere, entrare in contatto con le persone. E tendenzialmente farlo via terra, partire da casa però per una meta molto più lontana. Quindi ci siamo detti allora veramente possiamo fare la via della seta in moto. Poi sono successe alcune cose. La prima cosa è una cosa positiva, cioè anch'io ho comprato una moto, ho venduto la mia Vespa e ho comprato un Himalayan. Doveva succedere, prima o poi sarebbe successo. Viaggiare in 2 era veramente troppo scomodo, stare dietro da passeggero è una tortura dopo tante ore. È diverso, non ti godi il viaggio allo stesso modo come te lo godi portando il tuo mezzo e percorrendo le strade. 2 settimane prima dell'inizio della pandemia ho ricevuto la moto e poi le cose sono decisamente cambiate. Le nostre vite erano proiettate da anni all'idea di partire. Dopo tanti mesi di pandemia ci siamo ritrovati in una casa di 40 metri quadri con i nostri 2 gatti a nasconderci gli uni dalle call degli altri. Ci siamo molto intristiti a Natale 2020. Quando non pensavamo che saremmo più partiti fondamentalmente, però a un certo punto ci è venuta questa idea. Visto che alcuni paesi dell'Asia come la Thailandia, il Vietnam eccetera hanno retto molto meglio la pandemia, ci siamo detti facciamo la via della seta al contrario, spediamo le nostre moto là, non è così romantico come partire da casa, è anche molto più costoso, spediamo là le nostre moto e torniamo indietro. Infatti abbiamo cominciato a chiedere informazioni e tutto, ma sarebbe stato impossibile viaggiare per lungo tempo perché tra di loro hanno chiuso i confini fin da subito e non hanno intenzione di riaprirli a breve, quindi è stata un'opzione che abbiamo dovuto scartare, però ci ha dato la spinta per trovare altre soluzioni e abbiamo cominciato a guardare ad ovest. Anche perché ci eravamo detti, cioè poi noi lo vogliamo girare tutto questo mondo, quindi perché stare fissi su un'idea quando in realtà si potrebbe partire da un altro luogo. E allora abbiamo letto un po' di notizie e abbiamo visto che i confini del Messico erano e sono aperti, e visto che vogliamo viaggiare molto lentamente ci siamo detti va bene, ok, il visto per gli italiani, per gli europei in entrata in Messico è di 6 mesi. Un tempo utile per arrivare in un luogo, scoprirlo appieno, percorrerlo lentamente e valutare la situazione nei paesi vicini e valutare dove continuare, dove proseguire. Abbiamo quindi a un certo punto cominciato a informarci sul come fare a spedire le nostre moto e abbiamo scoperto che non era poi così difficile. Se si ha pazienza, come abbiamo deciso di avere noi, spedendole via mare. Questo è il metodo che abbiamo scelto e noi adesso siamo in Messico e stiamo aspettando l'arrivo delle nostre moto da una settimana adesso. Appena arriveranno potremo finalmente iniziare la nostra avventura, così come l'abbiamo immaginata. Anche perché abbiamo lasciato casa, tutte le nostre cose, abbiamo impacchettato tutto, abbiamo messo tutte le scatole in un magazzino e la nostra casa è in viaggio con noi e fra poco in realtà la nostra casa saranno le nostre moto, quindi non vediamo l'ora che arrivino e che possiamo cominciare veramente a dare il via
al nostro progetto e raccontarvi quello che succederà, che neanche noi sappiamo. Abbiamo un'idea delle mete, ci siamo fatti un'idea del percorso che possiamo fare, abbiamo anche qualche piccola sorpresa già rispetto alle mete più ovvie. Speriamo davvero di scoprire un sacco di cose incredibili. Iscrivetevi. Come dicono tutti, iscrivetevi. Iscrivetevi al mettete canale, like. raccontatelo a un sacco di persone e aspettate con noi le moto. A presto. Ciao. Ciao.